Ciambullo. Quindi adesso vado a prendere i pali, almeno una decina di pali. Se riesco mi fermo direttamente a fare il recinto, no perché non ho il filo in macchina, farò subito dopo pranzo recinto e poi nel pomeriggio devo scendere a Bergamo per lavoro con i cani, quindi oggi giornata lunghissima, piena di cose, poi poi domani, non tra qualche giorno, domani arriva un cane in pensione, siamo pieni di cose. Tra 2 settimane, cioè non la settimana prossima, quella dopo ancora, quindi la seconda di agosto abbiamo 2 cani in pensione, devo cercare di capire se riesco a fare uno sgambatoio per gli ospiti, per i cani ospiti quando siamo lì, al capanno, pieno di lavoro da fare, ed è tornato il caldo. Aiuto. Ci siamo ritrovati per caso a tornare alle nostre origini, ad occuparci di cani per gran parte delle nostre giornate, ed è un atto di cura ed attenzione che ci fa del bene. Osserviamo, accogliamo, ascoltiamo linguaggi diversi dai nostri e ci apriamo alla scoperta. Cerchiamo di metterci la giusta dedizione affinché questi momenti diventino motivo di gioia e serenità per tutti, ospiti e non. Vivere in un posto come questo rende tutto più bello e dà un valore in più a queste occasioni. Guarda se non siamo veri, cioè se non siamo seri e pro, guarda, vedi. È lì in fondo, a 9 metri. Beh, adesso dovrebbe segnalare che mi ferma. Si sta ancora fermo, aspetta. No, perché non sta mai fermo. È l'unico cane della ferma che non va in ferma. Per adesso è... Adesso è in fermo. 8 metri. E devono passare almeno 10 secondi, se no vibrano. Cioè ieri faceva la caccia e vibrava. Ale, ho tolto il bip bip, così sei contento, che ieri ti lamentavi nelle storie. Ma sempre col bip bip. L'ho tolto, hai visto? Guarda, questo qua invece è quello per dargli la corrente. Guarda, questo qua è il tasto per dargli la corrente, quello rosso. Vedi che c'è la linea, cioè c'è il... Tu schiacci qua e gli dai la corrente, vedi? No. No, perché non c'è. Però mi piacerebbe comprarlo. Cioè non per quello della corrente, per quello che vibra e per il sonoro. Per insegnargli i comandi a distanza, che quando sente la vibrazione deve tornare. Ho pochissimo tempo perché fra meno di un quarto d'ora arriva il proprietario di Whisky, border collie un po' cresciuto, che abbiamo avuto qua, e quindi non ho molto tempo, però avevo voglia di parlare un po' con voi e ci sarà un po' di casino perché i cani girano, c'è Zara e c'è Whisky dietro di me. Ultimamente mi sono capitati dei video su YouTube che parlavano un pochino di quello che è la condivisione sui social ed in particolare il valore che può avere la condivisione sui social da diversi punti di vista. Io in realtà mi sento sempre un po' stranita, un po' in pensiero sul fatto di continuare a condividere sui social o meno le mie riflessioni, quello che faccio, anche cose magari un po' personali, un po' perché comunque mi sono resa conto che ad oggi c'è proprio tanto questa smania di condividere qualsiasi cosa e diciamo che è una cosa che non mi riguarda particolarmente, nel senso che moltissime delle cose mie private le ho sempre tenute private, ci ho tenuto a tenerle private, tra cui anche ad esempio la morte di alcuni dei miei cani,
che nel corso degli anni ci hanno lasciato, in particolare due dei miei cani ai quali ero molto legata. Abbiamo invece condiviso la morte di Nino, il pointer inglese, perché comunque c'erano moltissime persone che avevano creato questo legame con lui e magari era molto tempo che non lo vedevano più e che sicuramente avrebbero desiderato sapere questa cosa, e quindi ieri che si è sentito di fare un post. Per il resto diciamo che io ho sempre tenuto molto per me cose personali come queste, anche se sembra che comunque esprimo molto quello che sento, quello che sono, eccetera. In realtà ci sono molte cose che restano molto intime e che io non racconto, scusate, ma perde un po' il fuoco. Stavo un po' riflettendo anche sul valore della condivisione, sul perché io decidai di condividere. Odio il voyeurismo, cioè non mi piace comunque quelle persone che vogliono un po' sapere tutto di tutti e che vanno a guardare cosa succede agli altri. Considerate che per esempio il video dove noi dichiaravamo che avremmo chiuso, cosa che poi non è avvenuta grazie al supporto di tante persone, è stato quello che ha avuto in assoluto più visualizzazioni, e quindi comunque è una cosa che mi ha fatto molto pensare, no? Che quando parli di qualcosa comunque che ti coinvolge emotivamente, che magari riguarda anche le tue disgrazie e i tuoi fallimenti, wow, tutti a guardare. Non è il video che ha avuto più successo secondo me, nel senso che poi vabbè, gli scambi e le interazioni sono state da quel video veramente poche e anche non poco carine. Non so, la macchina si surriscalda anche se siamo nel bosco e fa freschino, vabbè. Quindi insomma stavo un po' riflettendo anche sul valore della condivisione, su quello che significa per me mettere dei video su YouTube, e continuo a rimanere dell'idea che secondo me è un atto creativo, ma è anche un atto, diciamo, di condivisione con gli altri, che può trasmettere delle riflessioni, può trasmettere bellezza per quanto riguarda la natura, il fatto di entrare in connessione con la natura. Comunque può dare degli spunti di pensiero, sia positivi che negativi, delle reazioni che possono essere comunque utili alle persone per capire di più se stessi o comunque per crescere nella propria vita, non in termini per forza di miglioramento, però in termini comunque di conoscenza di sé, di conoscenza del mondo, delle proprie emozioni, ma anche semplicemente il fatto appunto che i miei video possano suscitare delle emozioni in qualcuno e questo qualcuno porta a casa qualcosa, che sia piccolo o grande, questo poi è relativo. Secondo me comunque c'è dentro un atto creativo comunque all'interno del costruire un video, del poter trasmettere determinate cose, e anche se so che comunque a livello di qualità comunque so di aver bisogno di migliorare granché, cioè di migliorare molto, e che comunque insomma ho tantissimo da imparare, e diciamo quello che so fare è veramente molto poco e molto basilare, però penso che comunque possa essere davvero l'atto di condividere, possa essere qualcosa di bello. Per cui, presa un pochino dallo sconforto del non sapere cosa devo fare, vado avanti, smetto, prendo ancora una pausa, perché sapete che ogni tanto prendo delle pause. Alla fine, riflettendo su questi video che ho guardato e che sottolineavano appunto quanto la condivisione possa essere utile e bella, ho deciso appunto di continuare e di continuare a dare valore a questo lavoro che sto facendo. Un altro degli elementi importanti è che comunque questa cosa mi fa stare bene, questa cosa mi fa sentire bene, è un progetto che nonostante gli alti e bassi comunque mi motiva, e quindi per me è importante portarlo avanti. Una nostra amica ci ha detto: condividete troppo, come se noi ci sentissimo quasi sforzati a dover per forza condividere e per forza dover fare dei video, per forza. In realtà non è affatto così.
come sapete può passare anche 1 o 2 mesi da un video all'altro, oppure magari può esserci una condivisione a distanza di 2 o 3 giorni, una settimana, quindi varia molto. So che questa instabilità non aiuta la crescita del canale, però dipende tutto alla fine da quello che mi sento e ci sentiamo di condividere, da quello che viviamo quotidianamente, dalle idee che ci vengono, dalla creatività che salta fuori, e dalle possibilità anche pratiche che abbiamo di fare o non fare video e riprese. Quindi per me è importante che rimanga questa costante, cioè il fatto di non dover badare all'algoritmo, ma di poter esprimermi in maniera spontanea e poter essere me stessa, insomma. Oggi per esempio ho un mal di testa terribile, però volevo condividere questa cosa con voi, questa riflessione, quindi insomma mi piaceva essere qua e fare questo piccolo video. E avrei tante cose da dire anche rispetto al lavoro che stiamo facendo, perché stiamo appunto passando del tempo con dei cani che ci vengono affidati per brevi periodi, quindi per i quali facciamo i dog sitter, e questa cosa ci sta dando molto entusiasmo. Dall'altro punto di vista ci siamo resi conto di come sia importante per noi trovare delle attività remunerative che però ci permettono anche di continuare a mantenere una certa serenità, e questo perché abbiamo visto quanto cambia il clima che abbiamo in casa e anche il nostro benessere fisico e mentale quando riusciamo a portare avanti delle attività in serenità e con la gioia di poterlo fare, e rendendoci anche diciamo in una situazione dove sappiamo di essere efficaci, di fare un buon lavoro e di lavorare bene. Questo davvero ha portato del benessere in famiglia, nel senso che ci ha fatto comunque vivere questi giorni in serenità, nonostante le difficoltà gestionali dei cani, che non è sempre facile gestirli, ma anche ci sta portando nuovi obiettivi che riguardano innanzitutto il rendere il ranch sempre più vivibile per noi e per gli animali, arrivo anche per una costanza, stare più costantemente qui, quindi abbiamo dei progetti interessanti che stiamo valutando, che vi racconteremo, perché sono davvero delle cose molto molto importanti. Adesso andiamo perché Whisky deve tornare a casa. Stasera Enoch è con i nonni fino alle 20 e noi ci concediamo una pizza veloce, cosa che non facciamo quasi mai. È piacevole trascorrere del tempo solo per noi, senza aspettative e accontentandosi di poco, che poi alla fine è tanto. Il piccolo piccione cresce a vista d'occhio. Prendercene cura è sempre piacevole e dà un tocco di dolcezza in più alle nostre giornate. Purtroppo però non tutte le giornate per me riescono a concludersi in serenità. Ho avuto un momento di down, una crisi, non più forte di altre, ma mi sono dovuta fermare un attimo e darmi del tempo. Non posso fare molto in questi momenti. Devo concedermi che arrivi e poi se ne vada. C'è sempre un nuovo giorno e con lui la speranza che tutto vada meglio, che qualcosa succeda per ricordarmi di essere grata, perché in fondo sono la gratitudine e il desiderio a tenerci vivi, a farci credere nel valore della vita. Sono le 7:30 e c'è decisamente un clima autunnale. Ieri sera ho avuto un momento di down, pensavo di svegliarmi più riposata e quindi più tranquilla, ma in realtà anche oggi mi sento un po' giù.
a volte è difficile spiegare il motivo per cui magari le cose non, cioè per cui non mi sento magari al meglio. Tendenzialmente ci sono sempre degli eventi che mi sovraccaricano e che quindi poi mi provocano questa difficoltà di recupero, nel senso che in realtà non mi sento triste, non mi sento depressa, non mi sento giù di morale più di tanto, mi sento solo stanca e vorrei avere più energie per fare le cose, e non avendo energie chiaramente poi tendo a vedere le cose con meno lucidità, con più fatica e con la difficoltà a iniziare una nuova giornata, anche se in realtà stamattina sono riuscita appunto a svegliarmi presto, senza troppa fatica, quindi sentivo comunque diciamo più energia rispetto alle altre mattine, ad altre mattine, però nonostante questo sento che il mio corpo non è al massimo delle forze. Tra l'altro stanotte Bella, una delle due bulle, che sono entrambe molto anziane, ha iniziato a tossire, quindi ho cominciato un po' a preoccuparmi. In realtà stamattina stava bene, perché è malata già di suo, quindi insomma quando comincia a manifestare gli acciacchi, in realtà ha proprio tumori sparsi, anche se lei non lo sa, perché comunque ce ne siamo accorti per caso, non dal suo comportamento che è sempre abbastanza terrier per la sua età. Comunque appunto mi sono un po' preoccupata. L'altra bulla, Penny, ha un'infezione in bocca, per cui anche lei insomma non è proprio al massimo, quindi diciamo che ci sono un po' di pensieri, senza contare che ieri praticamente ho sbagliato, per sbaglio ho schiacciato un tasto del frigor che non dovevo schiacciare, il frigor si è bloccato e adesso è un frigor molto vecchio, quindi adesso per farlo ripartire bisogna solo aspettare che scenda a una temperatura tale per cui in automatico dovrebbe ripartire. Intanto però la parte sopra ghiacciata si sta sciogliendo tutta e l'ho sgelata un po', ho tolto un po' di ghiaccio, ma non sono riuscita a toglierlo tutto, quindi è un continuo limitare la perdita di acqua. Vabbè, e insomma ci sono stati tutti questi eventi che secondo me accumulati uno sopra l'altro sicuramente hanno creato un po' di fatica, e quindi penso che sia stato un po' questo, e niente, le cose spesso non sono prevedibili e quindi è un po' così. Io poi sono appunto in una fase ormonale un po' strana, continuo ad avere problemi di afte in bocca eccetera, quindi anche questo non aiuta, perché è un costante dolore nella bocca che comunque va ad alimentare questo sovraccarico. Sento che quando vengo qui però è come se tutto riprendesse senso, l'ho detto tante volte, questo posto per me è un posto davvero speciale, cosa che non mi succede a casa, nel senso che a casa è come se qualcosa stonasse sempre, e questo è il motivo per cui stiamo
davvero cercando di trovare tutte le strategie possibili per mettere questo posto nella condizione di farci passare il maggior tempo possibile in tutte le condizioni atmosferiche, con tutti gli animali, quindi anche con i cani, soprattutto con i cani. In realtà non pensiamo che questo paese, che il nostro paese, sia un paese che ci possa davvero permettere di vivere in completa serenità tutto quello che ci piacerebbe, sia per i regolamenti, per le leggi che ci sono, sia per la burocrazia e anche per la tassazione che c'è, e per tutti gli iter che ci vogliono per fare qualsiasi cosa, per le scelte educative e per la fatica che si ha nel momento in cui ci si ritrova da persone non neurotipiche, e per il tabù che c'è anche dietro a certi stili di vita e anche certe problematiche di salute mentale, e anche per la diversità relativa al funzionamento mentale. Quindi insomma tutte queste cose ci fanno pensare a volte di dire trasferiamoci in un posto dove perlomeno la vita più lenta e più a contatto con la natura è più libera, e anche il clima comincia a diventare per me un po' pesante. L'estate io non riesco a tollerarla, anche Eric fa molta fatica perché questa cosa gli genera sovraccarico, quindi viviamo con fatica il periodo estivo davvero, però diciamo accogliamo con gratitudine tutto ciò che abbiamo qui, soprattutto lo spazio del ranch, che è davvero per noi un luogo di recupero anche del benessere, e quindi stiamo cercando appunto di trovare strategie e metodologie, ad esempio per sistemare il nostro rustico, la piccola, diciamo, stalletta che ha bisogno di alcuni interventi, e insomma di poter proseguire nei nostri intenti. L'idea di fare comunità è un'idea che sta andando un po' ad allontanarsi, non perché non ci piaccia come cosa, ma perché ci siamo resi conto che è un terreno davvero molto difficile. Abbiamo investito molto tempo e molte energie per far passare questo messaggio di rete sul territorio, di costruzione di una comunità di scambio e di altruismo, ma siamo in un terreno poco fertile in merito a questo, dove c'è molta chiusura nelle proprie case e molta riservatezza, e non che io sia contro la riservatezza, ci mancherebbe, ma c'è quasi la paura appunto di invadere degli spazi, e anche questo fastidio, no? Cioè tutti sanno tutto di tutti, noi non sappiamo niente di nessuno, però nonostante questo si fa finta di niente, si fa finta di non... ci si saluta per strada, poi se c'è bisogno di qualcosa appunto si chiede, sicuramente si ottengono dei sostegni, degli aiuti, ma sempre con quel distacco e quel sottointeso che per ognuno si deve un po' deve un po' stare nella sua casa, non deve rompere le scatole agli altri, e non c'è quella spontaneità, e c'è sempre un po'
bisogno di dare, e cioè quel bisogno di dare, ricevere continuo, dove i favori vanno sempre restituiti, quindi se non puoi restituire poi magari hai difficoltà a chiedere, e cose del genere. Devi sempre stare attento comunque a non calpestare lo spazio altrui, sia fisicamente che metaforicamente. Non sempre è così facile, insomma, districarsi, soprattutto se tu sei forestiero e soprattutto se hai uno stile di vita molto particolare, che ha anche una visione dell'animale, ha una visione della natura diversa da quello degli altri, per quanto noti comunque una tendenza proprio al rispetto, comunque, per carità, però sempre finalizzato alla produzione, e sicuramente noto una grande dedizione delle persone di questi posti, di queste valli, comunque rispetto al lavoro agricolo, quello sicuramente, però noi restiamo comunque sempre un po' strani, perché salviamo animali, insomma, perché siamo prevalentemente vegetariani e vabbè, sembra un po' degli hippie fondamentalmente, cosa che non siamo, però insomma è così, e questo è un po' il mio pensiero, e niente. Quest'anno non dovevamo fare l'orto, cioè non avevamo deciso appunto di rinunciare perché siamo arrivati troppo tardi, non abbiamo avuto la possibilità, abbiamo avuto altre priorità, anche se vorremmo che l'orto diventasse una vera priorità. Ci sono stati diversi eventi, diverse situazioni, però siccome io e Enoch non sapevamo cosa fare, l'altro giorno abbiamo piantato dei semi che avevo, di piante che si possono piantare tutto l'anno, insalate, rucola selvatica, che hanno una buona resistenza a tutti i climi, e stanno crescendo. Anzi, la rucola, Enoch ha sparso semi in tutto il vasettino del semenzaio, e quindi dovrò strappare quelle in più perché sono tutte appiccicate. Però è la prima volta forse che vedo spuntare, che forse riusciremo a mangiare della rucola selvatica, perché avevo provato a piantarla in campo aperto, ma dopo un po' mi era sparita tutta, probabilmente mangiata. Vediamo, speriamo che magari riusciamo a mangiare almeno un'insalata, non sarebbe male, e niente, questo è quanto. Aspetta che sei tu. Sì, ciao, ciao Winky. Sei Winky Linky? Chi è Winky Linky? Chi è mio Winky Linky? Ci sono angoli di assoluta bellezza, mi servono a guardare oltre le difficoltà e i miei limiti, non per superarli, ma per riconoscerli ed averne compassione, per amarmi. E niente, poi ci sono gli animali, i piccioni, che mi fanno un dono venendomi incontro in voliera e salendomi addosso, così inaspettatamente, e mi danno un po' di energia, un po' di felicità. Mi strappano un sorriso e di commozione in realtà, e insomma basta poco per alzare un po' l'asticella e
darmi un po' di incoraggiamento. Sono davvero grata per queste cose, perché sono piccole cose ma che riempiono il cuore, danno uno slancio che magari dura non una giornata, ma qualche attimo, qualche ora, però è bello, è davvero bello. Queste sono quelle cose che mi ricentrano in qualche modo, mi fanno capire in che direzione voglio andare. Grazie Pera. Certo che ti faccio un latte, devo lavarti tutto, però aspetta solo un secondo. Ma ti fai il video. No amore, non mi serve un aiuto tesoro, un bacio sì. Come non ti... Allora non chiederlo più a me. No. Un bacio sì. Grazie amore per avermelo chiesto, sei molto gentile stamattina, perché ti senti un pesce palla? Guarda perché ho visto una cosa. Guarda, ho preparato. Ti è tutto arrotolato come un pesce palla? No, come Gesti di cura ci fanno ascoltare il tempo che passa lento. Uno di questi è prepararsi per il bagno, che qui facciamo alla vecchia maniera, in un grosso catino che ci fa da vasca. Abbiamo deciso finora di non predisporre delle soluzioni più semplici e moderne, un po' perché non è una nostra priorità, un po' perché questi gesti ci rendono più consapevoli e attenti ai processi. Mi preparo per andare a ritirare una ricetta medica per alcuni esami che devo fare. Anche questo fa parte di un processo di cura dal quale non posso tirarmi indietro. Sono scorci di vita quotidiana, semplici, ordinari, ma contribuiscono a dare un senso alla realtà, un valore umano alla condivisione. E mentre il tempo scorre, colgo l'occasione per ringraziarvi di essere arrivati fino alla fine. Ci vediamo presto.